Nel nostro mondo esistono tanti credo religiosi, quindi tante forme pensiero collegate ad un divino. Pensiamo alla religione cristiana, cattolica, con Gesù, il Cristo e Maometto, per i musulmani, e Buddha, gli induisti, insomma, tantissime forme di credo e di religione. Ma la domanda è, ma questo Dio unico per tutti esiste oppure esistono tanti dei, tante forme di divinità e quindi ogni religione manifestata nella terra ha la sua verità? Cosa credere? Che cos'è il vero? Se si può esprimere un concetto unico di verità. Ma che bella domanda, guarda, sono una vita dietro a questa domanda io. Da quando ero giovane mi stava stretto a qualsiasi forma religiosa, qualsiasi credo cristallizzato con le sue forme, dottrine e in parte le sue imposizioni, i suoi settarismi, per cui veramente ho ricercato tantissimo questa domanda per trovare un senso a chi aveva ragione, diciamo, tra le parti. E devo dire che continuando a scavare queste varie proposte di filone, di rosetta, di baguette, di treccia, di pani vari che ognuno manifestava con la sua, delle volte anche arroganza di dire che era il migliore, alla fine scavando e scavando mi sono reso conto che tutte queste forme erano composte da farina, lievito e acqua, cioè che quindi la base era identica. C'è qualcosa che gli assomiglia e anzi potremmo dire proprio li identifica. Però vorrei aggiungere un altro pezzo ancora, quindi diciamo che dalla religione a un certo punto scavando si entra in un concetto di spiritualità che accomuna un po' tutti, cioè tutte le persone che ricercano veramente in profondità troveranno una identità di dialogo, si sentiranno profondamente connessi con tutti i vari percorsi, che sono tutti percorsi dorati, stupendi, ma che ahimè nel vivere umano vengono anche molto cristallizzati per necessità di paura, di avere un'unità o avere una verità tra le mani. Questo è tutto l'ego umano che blocca, diciamo, il messia che ha questo tipo di visione unitaria. Però io vorrei anche aprire un altro discorso ancora, perché cos'è la realtà anche, come mai succede questo? Cioè, come mai succede questa cosa qua? E qui apro uno scenario che molti se in caso non capiranno, però ho avuto questo insight. Diciamo che la realtà è come osmotica, nel senso che noi siamo i creatori della realtà. Facciamo finta, facciamo questo viaggio insieme per un attimo, immaginiamo che noi siamo i creatori della realtà, cioè in un certo senso il nostro immaginario che si lega alle emozioni, che si lega anche a quello che viviamo fisicamente, crea una realtà intanto dentro di noi. Se io mi faccio chiudere gli occhi e immaginare di essere su una spiaggia al mare con una fresca brezza, con l'aria del salsedine, continuassi così, piano piano tutti ci iniziamo a immaginare questa percezione e non solo, ma sentiremo proprio quasi i rumori, sentiremo anche la voglia di libertà, di camminare sulla spiaggia coi piedi scalzi e via andare. Quindi l'immaginario, l'immaginazione ancor meglio, è un potere, una potenza che tutte le vie religiose in qualche modo suggeriscono come tecnica poi, ma anche quelle alchemiche, io ne ho passate di vari percorsi e la visualizzazione è una delle basi fondanti dei processi di alchimia e trasformazione personale. Quindi noi, attraverso quello che noi immaginiamo, creiamo dentro di noi una realtà. Allora la domanda è, ma se noi incominciamo a immaginare continuamente degli stati di benessere, di pace, di unione, di gioia, di compassione, di verità profonda, di allineamento e ci alleniamo giorno per giorno a immaginare quello, tendenzialmente noi diventiamo ciò che noi immaginiamo, perché la trasformazione avviene in un modo graduale attraverso gli stati di immaginazione. Quindi nel momento in cui noi immaginiamo invece l'incontrario del malessere, o immaginiamo di uccidere, o immaginiamo di fregare, immaginiamo delle cose, lentamente noi ci trasformiamo verso queste fasi di realtà. Quindi è tutto, potremmo dire, una forma di suggestione e immaginazione. Noi ci immaginiamo, quindi immaginarsi di diventare Cristo, continuando a immaginarlo, immaginarlo e continuando a allinearsi a quell'energia, lentamente uno può arrivare a avere le stimmate.
quindi assorbe una realtà attraverso questo processo di immaginazione. Se uno immagina di diventare Krishna e tutto il tempo pensa a Krishna, Krishna, a un certo punto diventerà blu, cioè cambierà anche proprio connotazione in certi momenti, perché l'immaginazione entra anche nel campo della realtà. E così potrei dirvi per diverse forme religiose, e non sto dicendo delle cose così per dire, sto dicendo dei fatti che io ho conosciuto e vissuto, quindi sono certo anche di questo potere, anche potremmo dire, della mente. E fin qua sembra anche un discorso molto scientifico, quindi ogni religione immagina attraverso i suoi profeti, continua a pregare, a immaginare, e quindi l'immaginazione crea. Intanto sottolineo la responsabilità della nostra immaginazione. Se fosse vero questo, ragazzi, siamo messi molto male tutti quanti, perché ogni nostro processo di immaginazione mette dei tasselli della trasformazione di noi verso un domani, verso un percorso di benessere o un percorso di malessere. Quindi immaginare noi verso un qualcosa, verso una nuova visione di noi, migliore di noi, è fondamentale. Però aggiungo anche un altro percorso, perché così sembra che tutto sia immaginazione e non ci sia niente al di là. In realtà c'è una comunione, una osmosi di questo, cioè noi abbiamo una realtà interiore che immaginiamo e creiamo, e c'è una realtà esteriore che è immaginata e creata. Le cose si complicano ora. Quindi in qualche modo è esistito un Gesù, è esistito un Krishna, è esistito un Rama, è esistito un Maometto, esistono queste forme di principi a cui loro si sono anche collegati, quindi esistono anche i principi, gli archetipi, le vibrazioni di stati d'essere esistono, e lo sforzo del discepolo, di colui che ricerca, è di avvicinarsi verso questi stati d'essere. Ora, la via che tu creerai, le tecniche che tu avrai, potrebbero essere le più svariate, ma il principio fondante è che lentamente vai ad adeguare la tua immagine, il tuo corpo, la tua emozione verso questi principi d'essere. Però cerchiamo di vedere un punto, è tutta una questione di immaginazione. Se tu domani mattina ti svegliassi e cominciassi a pensare che la vita è piena, facciamo del linguaggio cristiano, è piena di Gesù, inizi a vedere in ogni volto Gesù, in ogni pane lui che lo spezza, in ogni situazione vedresti il suo cuore, il suo modo, tutti i suoi principi. Se tu immaginassi la via tibetana, incominceresti a vedere le figure, diciamo, delle nuvole tibetane in un arazzo di una camera d'albergo, inizieresti a vedere gli aspetti loro iconografia, del Buddha nei gesti delle persone, nei suoi principi. Se fossi in Krishna, così potrei ripetere ogni cosa. Questo amore verso qualcosa diventa amore nella vita, e tu inizi a trasfigurare la vita e vedere tutto come la sua sembianza. Questa cosa però cosa ti porta? Ti porta a dire che oggi tu puoi essere felice. Cioè oggi tu puoi iniziare un percorso di visualizzazione dove continui ad alimentare un processo di bellezza. Dietro la giornata di oggi ci possono essere moltissimi momenti che puoi vedere in modo diverso le cose, perché è quello sguardo che è la base della trasmutazione alchemica. È uno sguardo diverso dove tu vedi le cose e ti processi a visualizzarle in modo positivo, creativo, e lo induci verso qualcosa di anche immaginativo. È un po' come tornare bambini. I bambini hanno un'immaginazione altissima e riescono a creare i mondi. Noi dovremmo avere la fiducia di avvicinarci a questa creatività, e ovviamente ognuno sposi pure la sua via, niente da dire in tutto questo, però la chiave non è tanto sia il percorso che la meta, che il profeta, che l'arrivo. La chiave è il passo dopo l'altro del cammino trasformativo, e a noi sta la piena responsabilità di dire: ma oggi voglio essere felice, ma oggi posso veramente vedere la realtà per quanto sia complessa, e darmi la possibilità di visualizzare come un bambino nella meraviglia di tutto quello che mi si propone, perché la risposta è sì. Sei capace, così come sei entrato in questo labirinto, così puoi uscire. Quindi passo dopo passo continua a alimentare questa visione di creazione, di qualcosa di magnifico, di bello nella tua via, e inizia a portarlo in ogni dove. E con questa forma di proiezione, che è una trasformazione interiore, lentamente tutto il mondo per osmosi ti porterà a quello stato. Quindi in parte sei tu che sei nell'immaginazione, in parte stai chiamando e proiettando e avvicinando quell'altro mondo. Però devi comprendere bene il significato della tua forza e la tua piena responsabilità. Quindi un passo alla volta, ma da oggi incomincia a vedere il bello, perché il bello c'è e tu
puoi crearlo.